Buongiorno a tutti, sono qua in vacanza e volevo proporvi questa serie di video, grande richiesta, anche se durano un po'. Ho voluto fare una collezione, come avete visto già, di video passati che ho sul mio canale, condensandoli per argomento. Per i nuovi iscritti, per i vecchi iscritti, per chi non l'ha visti o li vuol rivedere, mi farebbe piacere se guardate questi video, anche se un po' lunghetti, però ricordatevi di mettervi il like, perché fa piacere a me e ci fa crescere, e, e magari iscrivetevi se siete di passaggio, se vi piacciono gli argomenti, anche perché fa piacere a me ma anche a questo mio amico che adesso vi faccio vedere. Eccolo qua, sono in vacanza con questo mio amico, il Commodore 128D in tutto il suo splendore. Va bene, questo sarà il cappello dei vari video che proporrò, se riesco anche uno al giorno. E niente, godetevi per queste vacanze, sicuramente per tutto agosto, questi miei video poco recenti ma neanche troppo passati. Ciao a tutti e buone vacanze, buona estate. Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, siamo qua nel bunkerino col CPC 464, andiamo a provare un gioco. Ieri ho provato Golden Axe, ma purtroppo è stato un fallimento, devo capire ancora perché. Carica e tutto, quando arriva alla fine si sente la musica e però schermo nero. Allora, mi è venuto un dubbio che questa macchina agganci risoluzioni maggiori, cioè generi risoluzioni maggiori, scusate l'imbroglio, e che il mio monitor non le aggancia, però è solo un mio dubbio, lo proveremo di sopra. Allora andremo a provare questa bellissima cassettina Outlaw, vediamo se funziona o ha lo stesso problema. Allora, io non capisco perché quelli che mettono via i nastri non le riavvolgono e dopo si rovinano, quindi è buona norma riavvolgere sempre, ve lo dico, i nastri, di modo che spunti la parte rossa trasparente, che è quella che si avvolge sulla bobinetta del nastro e lo protegge di modo che non si rovini col tempo, mentre questa non l'hanno fatto, come pure quella di Golden Axe. Ma andiamo a vedere, intanto che riavvolge lì si dà il comando run virgolette virgolette, vediamo, sembrava più corta. Ok, invio, press play, ecco, come al solito sono troppo vecchie e saltella e sgancia, bisogna tenere un po' premuto, vediamo se ce la fa. Intanto dopo vi lascio in modalità silenziosa. Ho trovato delle cinghiette piccoline qui dentro di diverso tipo che devo provare, vedere se vanno bene. Non so se farò un altro video per la sostituzione, tanto avete già visto che, diciamo, come aprirlo e smontarlo, penso che lo farò, come pure la pulizia. Ecco, devo usare anche foto. E poi sono fuori
Bingo! Bingo! È partito, eh! Adesso voglio inquadrarmi. Oh. Vediamo un po', perché così. No, visto che è un gioco, oh, ecco, molto colorato, volevo abbassare un po' la luminosità. Vediamo il solito cursor, joystick, keyboard. Andiamo col joystick. Scegliamo il nemico, cioè il fuorilegge. Questo è molto carino, in alta risoluzione, con 4 colori, modalità IRS del CPC. Molto bello come gioco. Anche, devo dire, anche difficilotto, ho preso qualcosa, una sega, cioè proprio una sega ho preso. Allora, ai, cominciano a tirare le casse. Ho preso qualcos'altro, ma non mi sa che mi hanno accoppato, Your body is sì, carino. Beh, direi che dopo tutta questa attesa ci farei un'altra partitina. Scegliamo l'altro personaggio. $10.000 a rosso, bene. Perché praticamente lo scorrimento dello schermo è automatico, quindi le casse. Ha capito, praticamente bisogna prendere quelle cose. Ci sono gli oggetti, per cui anche l'energia, penso. Mi hanno ucciso. Va bene, ok, per il momento è tutto, buona serata e al prossimo gioco col CPC 464. Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, siamo qua ancora col nostro CPC 464. Adesso vi racconterò una storia interessante, ma siamo qui per smontarlo nuovamente, a parte che dovrò dargli una pulizia al case, per sostituire la cinghietta del contatore che, se vi ricordate nella puntata precedente, non ce l'avevo disponibile. Sono riuscito a procurarvi delle cinghiette sempre corte ma di varie misure, vediamo quale può andare meglio. Allora, io ho già svitato le 6 viti, poi andremo a pulire anche la tastiera. Adesso quello vediamo se farvela vedere con la pulizia del video o meno, perché vediamo. Allora, adesso sganciamo i soliti cavetti che già avete visto nel video. Questa è la scheda sotto il case, che potete però andare a vedere la pulizia nei video. Vi lascio come sempre i link in descrizione dei video precedenti. Ma bando alle ciance alle bande, andiamo a vedere come. Adesso abbiamo imparato un po' di più a smontarla, il registratore a cassette, ma ecco, c'è sempre la mia gatta che si lamenta. Questa volta la caccio via perché altrimenti vuole essere lei protagonista sempre dei video, ma
protagonista voglio essere io, e quindi scherzo, però dopo un po' stufa. Allora, andiamo a vedere, titiamo ovviamente le viti che tengono la meccanica. Volevo raccontarvi di questa macchina un aneddoto storico, ecco. A parte, come già vi ho detto, il CPC 464 non veniva venduto così come macchina tipo Commodore 64 a sé e poi il monitor a parte, ma veniva venduta insieme al monitor, o meglio il monitor veniva venduto insieme alla macchina o viceversa, nel senso che il CPC 464 era alimentato dal monitor, la 5 volt veniva fornita dal monitor e il monitor veniva alimentato a 220, per cui cioè, l'alimentatore era unico per il monitor e il CPC. A parte questo, dopo il 464 che venne venduto molto in Spagna, gli spagnoli fecero uscire, il governo spagnolo, non so bene perché, il motivo, ma penso per guadagnarci dei soldi, visto che era molto gettonata come macchina, ma penso in generale in quel periodo i computer casalinghi, gli home computer appunto, allora pensò bene di tassare i computer che avessero praticamente una memoria di 64K in giù, praticamente tutti i computer casalinghi sostanzialmente. Questo ovviamente faceva lievitare molto i prezzi della macchina, riducendo magari anche gli affari, gli acquisti, e quindi con una perdita di chi produceva certi tipi di macchine casalinghe, no? Ma in particolare l'Amstrad, che appunto in Spagna andava molto bene, si trovò un po' spiazzata. Allora cosa fece l'Amstrad? Per spiazzare invece il governo spagnolo, produsse il CPC 465, che praticamente sostanzialmente aveva un K di RAM in più. Questo K di RAM in più sostanzialmente non faceva una grossa differenza, ma per il prezzo sì, perché siccome la legge diceva che dovevano essere tassate le macchine dal 64K in giù, in quel caso chi comprava il CPC 465 non si trovava una tassazione diciamo in Spagna superiore. Ecco, questo è un po' la storia. Poi io ho guardato anche un ulteriore video che sostanzialmente spiegava che in realtà quel K di memoria in più, sì, con l'upgrade della RAM veniva fornito uno schedino sulla ROM che c'era la nuova EEPROM, diciamo così, in più anche questo aggiornamento della RAM. In realtà questa RAM aggiornata non era poi connessa da nessuna parte sullo schedino, e questa la furbata, nel senso non c'era un effettivo upgrade del processore che andava a indirizzarlo o a banchi, non so, anche perché un banco di un K non aveva senso. Il processore era sempre lo Z80 che sostanzialmente non poteva indirizzare più di 64K, per cui era sostanzialmente fasulla la cosa, no? Era solo una scusa legale per riuscire
a vendere la macchina detassata, ecco, diciamo così. Allora, adesso io dicevo che ero diventato esperto a smontare sto registratore, ma in realtà, come vedete, sto tribulando ancora come la prima volta e non so perché, non so. Qua non mi ricordo di aver tolto il filo di massa, comunque va bene così. Le viti penso di averle tolte tutte, c'è ancora l'inghippo dell'alimentazione che probabilmente piglia da qualche parte come al solito, e adesso ho allentato anche questo, però è veramente una bella rogna. Allora, questa l'avevo già cambiata, però non riesco assolutamente a liberare la meccanica. Forse ci sono riuscito. Ma il problema è sempre degli incastri che... Ok, perfetto. Bisogna portare molta pazienza con questi lavori. Allora, qui a parte che il gancettino da un lato mi sembra anche rotto, quindi dovremmo fare un'operazione di incollatura. Di qua no, per fortuna. Ok, questo qui è il piccolo counter dei giri, è uno scatolino con una rotellina e la sua cinghietta. Allora, la cinghietta andrà quindi messa una di queste qui, cinghiette. Allora, questa era la sua originale, quella lunga che ho tolto. Poi ce ne sono, c'è la sua originale corta che è sottilissima tra l'altro, e poi ci sono queste due. Questa, secondo me questa è più adatta. Vediamo se... si riesce a montare, ma forse è anche un po' troppo tesa, però diciamo che sì, ma potrebbe anche andare bene, non è che deve fare chissà cosa, poi dopo si allenta un po' col tempo, è molto flessibile. L'unica cosa è il aggancio qui che ha bisogno di essere incollato. Sta vitina veramente molto piccola. Poi io sono mezzo ciecato, come mai? Forse sono riuscito, sì, perfetto. Vediamo se, sì, facendolo girare il contatore si incrementa. Dopo andremo a provarlo quando è rimontato tutto. Ma direi che potrebbe andare bene. Adesso vi faccio vedere magari più da vicino, zoomando. Allora, se io faccio girare qua, vedete che i numeri vanno avanti, perfetto, quindi sembra andare bene. Va bene, vi stoppo un attimo, io vado a smontare anche la tastiera e pulirla, magari ci rivediamo dopo in fase di pulizia o
o quando ho rimontato il tutto. Adesso vediamo un attimo come procedo, a dopo. Qua ho smontato il blocco tastiera, praticamente c'era una manciata di viti, solo 5-6 viti, via tutto il blocco e poi tutta la tastiera con le mollette. Non vengono via le mollette, quindi non c'è il rischio che si faccia qualche danno, e è solo ragganciata, si sgancia da queste linguettine che basta, diciamo, spingere e si sgancia tutto il blocco tastiera. Sotto c'è praticamente la piastra metallica, come vedete qua, e la membrana, classica membrana, che è sporchissima, c'è della terra dentro, non so se riuscite a vederlo. Adesso con uno straccetto umido comincio a togliere il grosso, non so se si vede la sporcizia, anche dei ragni, mi sa che c'era dentro, non lo so, spiders, dust, insomma, come dicono. Ok, adesso cominciamo a dare la prima pulita alla membrana, la sposto, dopodiché vado a pulire anche il metallo, che per fortuna non è arrugginito, anche se qui non so cosa ci sia, ma forse un inizio di ruggine c'era. A sto punto, dopo aver pulito adesso anche sotto la membrana, ecco, io spero che c'era solo la polvere che premeva i tasti e che la membrana non si è interrotta. Sembra in buono stato vederla così, però siccome non funzionava il tasto frecce in su e appena lo si accendeva scorreva in basso, come se fosse sempre premuto il tasto freccia basso, non lo so, non so se riuscirò a recuperarla, io ci provo, altrimenti andrà in qualche modo sostituita eventualmente, però di cotone pulito. Va bene, a sto punto lascio asciugare il tutto e procedo a rimontarla e poi andremo. Sperando che il problema sia solo lo sporco che c'era. Adesso non so se la sposterei. Non so se a sto punto convenga pulire un po' anche qua, forse sì, ma qui lo pulisco col cotton fioc. Va bene, io procedo con la pulizia di fino della parte in plastica. Beh, anche se devo dire che non sembra poi così sporca. No. Va bene, a dopo, dai, io pulisco bene di filo la plastica, tanto che asciuga il resto, e poi vado a rimontarla. Ci vediamo tra qualche frame a dopo. Eccoci qua,
Buonasera a tutti, eccoci qua ancora nel bunkerino. Come avete visto ho pulito tutta la tastiera, ho cambiato la cinghietta del counter e sono tornato giù nel bunkerino per vedere se è vero che il problema è il monitor che non riesce a far caricare Golden Axe, oppure se il problema in realtà era il fatto che qualche tasto rimanesse premuto e, come capitava, perché lo schermo vedevate che scorreva appena si accendeva il CPC, e in quel caso, in quel menu, vedendo quel tasto premuto, non so, per qualche motivo, è una mia supposizione, che adesso andremo a verificare, se per qualche motivo faceva andare in pallone il menu del Golden Axe, perché la musica si sentiva ma non si vedeva niente. È una mia supposizione remota, possibilità remota, però visto che c'era questa e l'ho provato di sopra, funzionava con l'LCD, che dopo vedrete nel continuo di questo video anche il filmato, al di là del fatto che qui vada o non vada, lo vedrete di sopra nel filmato di Golden Axe funzionante sul mio Samsung LCD, che è di bocca buona. In ogni caso andiamo a provare, facciamo un caricamento, e tra l'altro è anche abbastanza lungo perché impegna anche l'altro lato della cassetta per i livelli, per cui però è interessante già da subito vedere se la schermata si vede, la schermata del menu. Adesso mi metto in modalità silent. Fantastico, bingo, funziona. Il problema erano i tasti. Andiamo a collegare il joystick. Allora, joystick. Adesso non ricordo se qui caricava, ma secondo me bisognava già girare la cassetta. Secondo me sì. Andiamo dall'altro lato.
Vediamo. Anche se non si apprezzano bene i colori. Sì, dai, non si vede male. Anche se il giallo col fulmine. Va bene, dopo vedrete anche per confronto il video con il monitor e l'LCD, così giudicate voi un po' quale è meglio. Che l'ho già girato ieri sera sul mio banco di collaudo di sopra dopo aver pulito la tastiera. Ah, il nanetto maledetto. Se ne scappò. Oh, ho preso il drago. No, me l'hanno... non riesco a tenerlo sto drago. Fulmine e saette. Purtroppo non ho il drago, ragazzi. Va bene, dai. Io vado avanti a fare una partitina, poi vedrete la partita con l'altro personaggio, che secondo me è andata meglio di questa ieri sera. Un pochino meglio. Ok. Ero più reattivo, non so perché. Scappa come un matto. Ah. Niente da fare. Se n'è andato, vabbè. 4 le ho presi. Vedo il drago. Mi hanno rubato il drago. Molto bello, molto colorato il Golden Axe per CPC, devo dire. Vediamo. Ah, sono arrivati i giganti col martello. Adesso questi non ho più neanche le magie, quindi mi seccheranno sicuramente. Sì. Dovevo tenermi le magie per qua. Va bene.
Ragazzi, abbiamo visto che funziona, bella partitina tutto sommato, a dopo per l'altra partita. Eccoci qua, ha finito di caricare Golden Axe, fa scegliere uno o due giocatori, personaggio l'ho già scelto prima, vi ho risparmiato il caricamento. Come vedete il problema sostanzialmente era il monitor giù in cantina CRT della Philips, che probabilmente di questo gioco usa una risoluzione non standard, penso, e quindi non funzionava. Bello, molto bello Golden Axe. Cane mi sta facendo un po' la magia distruttiva. Questo si è rialzato comunque. Vediamo se adesso... No, è ancora vivo, stavolta è morto. Andiamo avanti col livello. Fammi dare... nanetto maledetto, scappa. Non mi vuol dare la magia. Niente, non c'è niente da fare. Sto quasi pensando che è invincibile. Una me l'ha data. Vabbè, almeno due. Ecco, ti pareva, se la gatta non arrivava. Bello. Ho preso il dragone, così li secco tutte e due prontamente. Bello, bello, Golden Axe. Ho fatto il pieno, Vieni qua da letto, che non mi scappi. Scappato, però ho fatto il pieno. Drago contro drago. No, magia, guarda qua.
ragazzi, io vado avanti a giocare se non muoio, perché qua adesso va fregato anche il drago. Per il momento è tutto, spero che vi sia piaciuto sto video. Se vi è piaciuto mettete il like, se siete di passaggio iscrivetevi al canale, se volete ricevere notizie attivate anche la campanella. A presto, io vado avanti a giocare, che la partita qua si fa calda. Alla prossima. Ragazzi, ne approfitto in compagnia del Taito e Grade 2 con i vari Mame, Neo Geo e chi più ne ha più ne metta, per chiedervi se volete dare una mano e fare una donazione al canale. Io vi lascio il link in descrizione del PayPal, e se volete donare anche qualche console, computer vecchio o anche qualche scacciapensieri, anche io faccio collezione anche scacciapensieri da mostrare al canale, così qualche riparazione, vi lascio anche le mail in descrizione. Vi ringrazio, c'è anche l'amiga e ci vediamo al prossimo video, o a questo che dovete ancora vedere a seconda di dove metterò questa parte, piccola parte del video. D'ora in poi metterò i link di PayPal e delle mail in descrizione. Grazie ancora a chi vuole far crescere un po' di più il mio canale e vi saluto alla prossima.